Ogni regione del nostro paese può vantare la propria variante. Un primo piatto di origini umili, povero ma buono e sostanzioso. È la versione napoletana della pasta e patate, cioè la pasta che padani. Vediamo come si fa. Occupiamoci subito delle patate, vanno sbucciate. Ricetta casalinga, perciò niente per la patate, ma un bel coltello alla maliscia e la taglio a tocchetti irregolari di circa 2 cm. Per questa ricetta qui non puoi neanche immaginare cosa ho combinato. Ho fatto giri di telefonate tra conoscenti, ho chiesto alle ragazze della redazione di consultare tutti i libri a nostra disposizione e alla fine siamo venuti alla conclusione che questa versione qui della pasta e patate è quella che può mettere d'accordo un poco tutti. Metto le patate in ciotola e passiamo a un altro ingrediente protagonista, il lardo. Alcuni utilizzano la cotenna, quella che si ricava dal prosciutto praticamente, perché come si suol dire, del maiale non si scarta nulla. Ma noi abbiamo preferito il lardo tagliato a cubetti. In questo modo durante la cottura si scioglierà e diventerà una golosissima crema. Tegame in caldo verso un filo d'olio. Aggiungo i cubetti di lardo e li faccio rosolare. E ora sedano, carota e cipolla. C'è chi li mette e chi li omette. Tuttavia, il buon soffritto all'italiana piace sempre a tutti. Mescolo e faccio insaporire qualche istante. E ora che il fondo si è insaporito per benino, aggiungo le patate. Le rosolo qualche istante, facendo attenzione che non brucino. E per profumare, prezzemolo o rosmarino? Beh, noi abbiamo scelto il rosmarino. Lo lascio intero così a fine cottura potrò poi estrarlo. Poi aggiungo la crosta di parmigiano che ho già sciacquato e grattato dalla parte esterna, che darà quel tocco di cremosità e di sapore che è immancabile nella pasta e patate. E la mia nonna sai che cosa faceva? La tagliava a cubetti e poi il più fortunato ne ritrovava di più nel proprio piatto. E per finire, pomodoro, fresco d'estate oppure impelati, passata o concentrato durante il resto dell'anno. Noi abbiamo scelto il concentrato. Copro con acqua calda, aggiusto di sale e poi di pepe. Copro con il coperchio e lascio andare a temperatura dolce per una mezz'oretta, cioè per circa 30 minuti. Prima di buttare la pasta, elimino il rametto di rosmarino e poi schiaccio una parte delle patate. Mescolo e poi aggiungo subito dell'acqua calda. Come vedi sto utilizzando la minuzzaglia, letteralmente la minuzzaglia. Anticamente si otteneva mescolando insieme diversi formati di pasta per ottenere un mix ideale per minestre a base di verdure e legumi. Pasta cotta, la posso impiattare. Un giro d'olio e il piatto è pronto. A questo punto ci sono 2 scuole di pensiero. C'è chi lo consuma così e chi poi ci aggiunge la mozzarella affumicata, che a casa mia si chiama provola. Poi in realtà ce n'è anche una terza, qualcuno infatti il piatto lo mette addirittura nel forno. Ma questa è un'altra storia e probabilmente ne parleremo la prossima volta. La ricetta della pasta che padana alla napoletana ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.